Togliendo il fango con le mani. Quello che sto per raccontarvi è il secondo episodio del viaggio in Nepal, che ho vissuto insieme a 4 amici, 4 compagni di viaggio: Luca, Lorenzo, Simone e Viero. Un racconto diviso in 4 episodi, 4 contesti principali del Nepal che racchiudono e rappresentano perfettamente questo paese e il nostro viaggio. Un viaggio cominciato nella coloratissima e caotica Kathmandu, raccontata nel primo episodio. Da Kathmandu poi ci siamo spostati nella seconda città più grande del paese, Pokhara, condividendo il tragitto con dei ragazzi di Bologna. Avevamo lasciato le mucche dormire per strada a Kathmandu e una volta arrivati a Pokhara abbiamo trovato mucche a mangiare cartone. Questo è il Nepal. Da qui è cominciato il nostro cammino ai piedi dell'Himalaya, verso la vetta dell'Annapurna, 8000 metri, raggiungibile soltanto dagli alpinisti. Quello che abbiamo visto e che abbiamo vissuto lo racconto in questo secondo episodio chiamato appunto Himalaya. La regina di tutte le montagne, la quale ospita le vette più alte del mondo. Da qui arrivano immagini suggestive, scatti aerei e satellitari impressionanti e video mozzafiato, grazie a quei pochi alpinisti che scalano le vette, partendo dai 4500 metri fino ad arrivare anche a 8800, Monte Everest. Oltre alle scalate, in queste montagne c'è fermento anche sotto i 4500 metri. C'è vita, molta vita, che voglio raccontarvi in questo episodio. C'è la vita dei camminatori, dai più esperti che amano camminare tutto l'anno, agli improvvisati, curiosi come eravamo noi. Camminatori che provengono da ogni parte del mondo ed affollano Kathmandu e Pokhara, le due città da cui si parte per il trekking. Si può arrivare ad un'altezza massima di 4130 metri, dove c'è un campo base dal quale iniziano la scalata soltanto gli alpinisti. Noi cominciammo il cammino senza troppe domande e con spirito di avventura, ma ben presto ci si accorse che era molto più dura del previsto. Siamo a 6 ore di cammino, ne manca un'altra ora e mezzo. Siamo finiti. Dove si va? Io e la stradina Ma oggi? Lassù? Sì. Solo oggi? Today? Siamo partiti dicendo vabbè, facciamo un trekking, non pensando minimamente che era una cosa così devastante. Ma scendere giù in un finale e risalirlo tutto. Madonna. Poi fare un altopiano e poi risalire ancora. Mamma mia. Sembra di essere nei film Il Signore degli Anelli, davvero. Ma lo vedi lì dopo il tetto arancione bisogna arrampiarsi con le mani? Davvero? Ha detto così? No, ma mi sembra a me molto ripido. Namaste. 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 Ragazzi, di qua di là. Vai, di qua. Namaste. Questi sentieri sono duri da percorrere
salite e discese incredibili, ponti, ciottoli di fiume, ed entra così in gioco l'aiuto dello Sherpa, una figura quasi mitica. Gli Sherpa sono un'etnia proveniente dal Tibet che abita da tempi remoti queste montagne e ha sviluppato una resistenza fisica unica. Oggi, con il nome Sherpa, si identifica il portatore, cioè colui che fa da guida nelle montagne e porta sulle sue spalle gli zaini dei camminatori e qualunque cosa sia necessaria. Quando li abbiamo incontrati, ci aspettavamo uomini possenti, invece arrivarono due ragazzi molto giovani, ma nonostante i nostri sguardi stupiti, ci smentirono ben presto. Senza nessuna attrezzatura particolare, portavano i nostri zaini per intere giornate, sempre avanti, con in faccia mai un segno di cedimento. Attualmente per arrivare alla prima macchina ci vuole 2 giorni, Ti stai filmando la spalla, ti stai filmando qui, guarda. Video contro video. Altri eroi inconsapevoli sono tutti coloro che abitano queste montagne. Le montagne non sono vissute da asceti ritirati in meditazione, ma da interi villaggi, con bambini, scuole. E i mezzi in queste montagne si fermano ben presto. Poi le strade diventano mulattere, attraverso le quali parte e arriva tutto il necessario per fornire villaggi, dopo giorni e giorni di cammino. L'unico aiuto che hanno sono i muli, tanti muli. Ma dai, piedi, questo è un occhio. Ma è trasportatore di galline. Qui le galline vengono trasportate così. Siamo a National Geographic Channel. Oggi guarderemo il trasportatore di galline. Guardate, se lo mettono nel groppone e fanno queste montagne così. Guardate. Uè, se non si muove si piglia da qua. Questo qui è il mio collaboratore. Ora vedete che gli altri ripiani sono vuoti perché ha già consegnato le galline negli altri villaggi. Dopodiché torna indietro. Noi siamo al secondo giorno di cammino, cioè della strada dove ci arrivi con la macchina. Sono 2 giorni di cammino, non possono arrivare altri mezzi se non uomini e muli. Sono Simone Vesci, il vostro Asgaman. Grazie, alla prossima puntata. Namaste! Gli Sherpa ti aiutano anche ad organizzare le soste notturne scegliendo le guest house, dove ci si può riposare ed ammirare immagini incredibili. Da qui si vedono montagne sempre più alte, disposte in parallelo, che creano quasi un effetto fantasma. Sembrano sfocate. E alle spalle domina la vetta dell'Annapurna, 8000 metri. Questo è stato il punto più vicino da cui io ho visto l'Annapurna, perché durante la notte fu sfiorata la tragedia. Fui svegliato violentemente da convulsioni, freddo irresistibile, vomito e difficoltà di respirazione.
colpito da quello che si chiama mal di montagna. Infatti ero in stato confusionale e ricordo soltanto di aver visto Luca a mio fianco in ginocchio a pregare. Poi sono entrato in una specie di coma e risvegliato un giorno e mezzo dopo. Durante queste ore Luca provò a chiedere un medico e medicine, ma l'unico dottore possibile stava facendo il giro dei villaggi e sarebbe arrivato dopo 3 giorni. Come unica medicina ebbi soltanto zuppe d'aglio, che però mi rimisero in perfetta forma. Rimasi così alcuni giorni nella guest house a recuperare le forze, mentre il gruppo proseguiva la salita. Tutti tranne Luca, che per solidarietà decise di rimanere con me e rinunciare alla scalata. Passammo giornate e notti in compagnia della famiglia nepalese della guest house, a giocare a carte, guardare film di Bollywood e a salutare i camminatori 2 volte, una quando salivano e l'altra quando riscendevano. Intanto i nostri amici proseguivano verso il campo base dell'Annapurna e questo, più o meno, è quello che è accaduto nei soliti momenti ai 2 gruppi divisi. Abbiamo proseguito, io, Simone e Viero. Maurizio si è sentito male e Luca è rimasto con lui. Avanti, si scoppierà il cervello di sicuro e anche il cuore, insomma penso che si esploderà tutti simultaneamente, arrivati a una certa quota. Ma sono tutti attimi al volo, questi sono momenti... Per quello ti serve il multiscatto, perché... A 6 ore di cammino, ne manca un'altra ora e mezzo. Siamo finiti. Come si va, ragazzi? Mamma mia! Ragazzi, ma dove stiamo andando? Ripensiamoci. Domani campo base. Con questo cinino mi fai sempre. No, Fabio, pescavo perché... 4 giorno di cammino, è partita a mezz'ora. Wow, già molto impegnativo. Siamo sopra i 3000 e bisogna ogni 300 metri come minimo fermarsi mezz'ora. I rischi, quelli più gravi, embolia, infarto, si muore. Però i sintomi sono mal di testa, nausea, confusione mentale, cose che io ho da sempre praticamente. Ora meglio. La penultima tappa, Simo, che ci dici dietro queste bandiere? Metri. 3200 siamo? Senza cardioaspirine, senza niente, tutto naturale. Si entrerà ora in questa gola. Amici, stiamo camminando in un posto surreale, Io ho vinto io, ma non ho preso niente con un collasso e sono andato a vincere. Sono concesso se capisco non è più umano. Quindi 44 Buongiorno, sono le 4:30, 4 del mattino. Stiamo andando all'ultimo punto raggiungibile. È ancora parecchio buio, non si vede un cazzo. Questa è Annapurna sud o est? Sud. Questa figliola coraggiosissima, israeliana. Sai Rick? Sai che ti ha pescato la parte dentro?
la penultima tappa, perché Fabri non si è sentito bene per l'altitudine. Insieme a lui ad accompagnarlo Luca, anzi approfitto per salutarli ragazzi, questo è lo scenario che vi aspettava. Vomito il cuore. E non si scherza. Non si scherza. ABC un'ora. Un'ora. ABC sta per Annapurna Base Camp. Da questo pallone. Dai, va bello questo corpo. Bello, come plana. Stiamo facendo gli ultimi gradini per arrivare al base camp. Il sole Lorenzo, dell'Annapurna. siamo a 4130 metri. Arrivati. Ciao. Sottile. Veramente. Guardate la sottilità. La sottilità. Ci puoi anche trasparente dentro. La lastra di ghiaccio con dentro niente. Bellissima esperienza. Una volta nella vita e basta, una sola può bastare, più che sufficiente. Non basta mai, una volta che si comincia a salire la gente alza pure le persone, guardate. Si prendono in braccio per essere il più su possibile. Questa qui chi è? La gente che è morta qui. Questa deve essere la gente che è morta. Sì, sicuramente. Roba russa. Sono morti russi. Oh, Fabrizio, queste immagini Sono anche per voi. Fabrizio sarebbe stato qui insieme a loro. Ecco, qui ci sarebbe stata la foto di Fabrizio. Alla quota 4130 metri vi è il campo base, cioè un rifugio necessario agli alpinisti per organizzare l'arrampicata. Per i camminatori invece è il punto massimo. E così, una volta arrivati, insieme agli Sherpa, Simone, Lorenzo e Viere, cominciarono il ritorno. Un'altra fatica incredibile per tornare alla guest house, dove eravamo io e Luca. Oltretutto, decisero di percorrere in un solo giorno il tragitto che di solito si fa in 2. siamo in condizioni mentali e fisiche veramente provate. Sei grande, Pisciano. Good, very good. Good test. Namaste. Namaste. Sta tenendo un record. Una strada da fare in 2 giorni e mezzo la stiamo facendo in un giorno solo. Record dell'Annapurna. Obiettivo: tornare al villaggio dove si è lasciato Luca e Fabrizio. E mentre i ragazzi facevano l'ultimo sforzo, io e Luca continuavamo la nostra routine non certo stancante, ignari della loro posizione, ma ansiosi anche noi di rivederli. Ok amici, siamo arrivati alle 7:10 dalle 4:30 stamattina. Grazie, Solo per Luca e Fabrizio che è ancora vivo. Il giorno che apparirono, stremati, ci fu un abbraccio potente. Il gruppo si era ricompattato, tutti sani e pronti per uscire da queste montagne. Cominciamo così la discesa, per tornare alla città di Pokhara, ultimi giorni di fatica. La conclusione di questa esperienza è che l'emozione più forte è stato il legame. Le montagne legano le persone che la percorrono. Si condivide la fatica agli spazi stretti di camere fredde, si condivide lo stupore dei paesaggi, gli incidenti e la solidarietà. E noi,
che da Firenze siamo partiti amici, siamo tornati a casa fratelli. E questa emozione l'abbiamo celebrata insieme agli Sherpa. L'ultima notte ci siamo chiusi dentro una stanza della Ultima Guest House. Un pannello di compensato ci divideva da altri camminatori che dormivano e trattenendo il rumore della felicità e del dolore ci siamo tatuati un ricordo. Un simbolo nepalese disegnato dagli Sherpa e tatuato da noi. Mentre il nostro Sherpa, per ricordarsi di noi, ha scelto che gli rimarrà a vita il simbolo della morte. Per chi vive sull'Himalaya, la morte è una dimensione con cui convivere senza ansia. E per calarsi completamente nella difficile vita himalayana, durante il nostro cammino, anch'io ho avuto una conversazione per una notte con la morte. Per seguire anche gli altri capitoli basta che ti iscrivi al mio canale e così supporti anche il mio lavoro. Grazie.